progetto borsa super facile e veloce da replicare all'istante. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare questa borsa modello fat bottom stile granny in maniera molto veloce e facile. Come notate ho utilizzato 4 colorazioni differenti. Tirate anche voi tutti gli avanzi di cordoncino che avete a disposizione e provatela a fare proprio adesso insieme a me. Io in totale ho utilizzato 300 grammi di cordoncino, uncinetti di lavorazione 4,5, 5. Poi non occorre nient'altro. Se proprio volete andare a chiudere la vostra borsa, come sempre vi suggerisco un bottone magnetico o da cucire o con le alette. La borsa è molto bella, secondo me rende molto di più indossata che in foto o in video. Ci sono certi modelli che non rendono, ve l'ho detto pure nel tutorial stesso, sembra una fat bottom granny a secchiello perché è un po' tondeggiante proprio alla base. Io a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere anche se proverai a replicarla. Ti aspetto come sempre giù nei commenti, iscriviti al canale se sei passato qui per caso e seguimi anche sui social. A questo punto sigla! Faccio un cappio e avvio un numero multiplo di 3 più 1, 21, più 1, 22, più una 23esima catenella per ritornare indietro a punto basso. 3, 4, 5, 22, 23esima catenella. A partire dalla seconda nella maglia dietro inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 22 punti bassi. 3, 4, 5, 22esima ed ultima catenella. Ok. Questi 22 punti corrispondono a 19 cm, così potete regolarvi. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo sempre a punto basso. Insieme a voi sto lavorando la seconda riga. Continuiamo per altre 2 righe, per un totale di 4 righe a punto basso. Ventiduesimo punto basso, queste 4 righe corrispondono a 4 cm. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e procediamo a punto granny. Nel primo punto sostituisco il punto alto con i 2 punti bassi e aggiungo nello stesso punto un altro punto alto. Prendo il filo, salto 2 punti e a partire dal terzo inizio a lavorare i gruppi di 3 punti alti, tutti nello stesso punto. 2, 3. Salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro 3 punti alti. 1, 2, 3. Salto 2 punti e a partire dal terzo lavoro l'altro gruppo e continuiamo così per tutta la riga. In totale ho lavorato 6 gruppi di 3 punti alti, a fine riga ci rimarranno gli ultimi 3 punti, i primi 2 li saltiamo e nell'ultimo andiamo a lavorare 2 punti alti. Terminiamo proprio come abbiamo iniziato la riga. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e durante la seconda riga a punto alto o a punto granny dobbiamo aumentare. Quindi cosa facciamo? Nel primo punto lavoriamo sempre 2 punti alti, quindi il primo sostituito dai 2 punti bassi e il secondo normale. Nello spazio successivo lavoriamo un gruppo di 3 punti alti, 2, 3, passiamo allo spazio successivo e ripetiamo 3 punti alti, 1, 2 e 3.
spazio successivo un gruppo di 3 punti e così via finché non terminiamo anche questa seconda riga fatta di aumenti ad inizio e fine riga, ma ci vediamo proprio qui. Al momento ho lavorato 6 gruppi di 3 punti alti proprio come la prima riga, ma dobbiamo lavorare l'ultimo gruppo nell'ultimo spazio, per cui durante la seconda riga avremo un totale di 7 gruppi di 3 punti alti. Terminiamo la riga proprio come l'abbiamo iniziata, andando a lavorare 2 punti alti nell'ultimo punto, quindi saltiamo il primo dei due. 1 e 2. Continuiamo il nostro lavoro. Per continuare basterà andare a ripetere sempre la seconda riga. Inizieremo sempre con un punto alto sostituito dai 2 punti bassi più un altro punto per un totale di 2 nello stesso punto. Ecco qua. Poi lavoriamo sempre il gruppo successivo. Questo ci permette di aumentare durante ciascuna riga. 2, 3, ok, poi passiamo allo spazio successivo e ripetiamo un altro gruppo di 3 punti alti. È ovvio che durante questa terza riga avremo un totale di 8 motivi, 8 gruppi da 3 punti alti. Continuiamo così fino a terminare tutta la riga. Ovviamente faremo l'ultimo gruppo esattamente qui, tra un gruppo di 3 e il gruppo di 2, e chiuderemo la riga con gli ultimi 2 punti nell'ultimo punto. E da lì ripartiamo ripetendo sempre lo stesso lavoro, finché nel mio caso non raggiungo l'altezza che mi occorre. Ho completato la prima parte del mio lavoro. In totale ho lavorato 13 righe a punto Granny, raggiungendo questa altezza. 23 cm, comprese ovviamente le righe a punto basso, larghezza invece 50 cm. A questo punto, come notate, io ho cambiato colore. Dopo aver fatto le prime 3 righe a punto Granny nella variante Ottani, ho continuato con 5 righe in giallo e 5 righe in azzurro. Insomma, ho cambiato colore ogni 8 cm. Adesso andiamo a realizzare una sorta di fondo. Mi ritrovo con esattezza 18 moduli da 3 punti alti. Dalla riga successiva, per un totale credo di 10 righe a punto Granny, non farò altro che mantenere questi 18 moduli. Questo significa che non farò alcun aumento al momento, per cui vado a cambiare il colore e procedo con la variante arancione. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, inizio sempre con i 2 punti alti, il primo sostituito dai 2 punti bassi più il secondo. Ok, dunque, per mantenere sempre lo stesso numero di moduli, ad inizio riga di qualsiasi altra riga dobbiamo sempre lavorare il primo spazio e saltare l'ultimo. Quindi intanto procedo, lavoro il primo spazio, 2, 3. Vado nello spazio successivo, lavoro altri 3 punti alti e poi ci vediamo alla fine, così vi mostro come fare e come ripetere lo stesso lavoro nelle righe successive. Ok, sono al termine della riga e sto lavorando il 18° modulo, gruppo di 3 punti alti. Come vi anticipavo prima, l'ultimo spazio non lo vado a lavorare assolutamente, questo qui, vado direttamente nell'ultimo punto e lavoro 2 punti alti. Questo lavoro lo dobbiamo ripetere nelle prossime 9 righe successive. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, aggiungo sempre un punto alto e visto che siamo ad inizio riga vado a lavorare il primo spazio e lavoro 3 punti alti. Dobbiamo avere sempre un totale di 18 gruppi di 3, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18°, lavoriamo il 18° proprio come vi ho mostrato poco prima e poi andiamo a chiudere con i 2 punti alti nell'ultimo punto. Catenella, giriamo il lavoro e iniziamo sempre lavorando il primo spazio tranne l'ultimo di fine riga. Credo sia abbastanza chiaro. Continuo così abbiamo lavorato 2 righe per altre 8 righe per un totale di 10. Ho terminato il secondo blocco che riguarda le 10 righe appunto grandi nella variante arancione. Queste 10 righe corrispondono esattamente a 14 cm. Adesso andrò a riprendere la lavorazione, faremo il terzo blocco di questo pannello che riguarda le diminuzioni. Per diminuire basterà saltare il primo spazio e l'ultimo spazio. Lì non andremo a lavorare gruppi di punti alti, ma li andremo a saltare. Quindi adesso qui chiudo le 2 asole insieme con l'altro colore, con l'azzurro, faccio una catenella, giro il lavoro e innanzitutto vado a lavorarmi i primi 2 punti nello stesso punto. Dopodiché il primo spazietto, mi raccomando, lo dobbiamo saltare, andiamo a lavorare il primo gruppo di 3 nello spazietto successivo. Fatto il primo gruppo andremo a realizzare il secondo gruppo nello spazio successivo e così via fino a terminare la riga. Ma ci vediamo direttamente al termine della riga così vi mostro velocemente come continuare e come procedere per le righe successive. Eccoci qua, sono al termine della riga, quindi non vado a lavorare l'ultimo spazietto perché devo diminuire. Prendo il filo e vado direttamente a lavorare i 2 punti alti nell'ultimo punto, 1 e 2. Continuerò in questo modo per le 4 righe in azzurro, per le 5 in giallo e per le altre 3. Vi mostro un'altra volta, giro il mio lavoro, faccio la catenella, inizio sempre con i 2 punti alti nello stesso. 1 e 2, ok. Poi salto direttamente il primissimo spazio e lavoro il gruppo di 3 nello spazio successivo, nel secondo. Quindi continuiamo, saltiamo sempre l'ultimo spazio e ci chiudiamo direttamente nell'ultimo punto. Insomma, stesso lavoro di prima, ma andiamo a diminuire. Ok, sono alla terza riga, quindi ultimissima riga a punto granny. Qui faccio un'eccezione perché mi ritrovo 5 motivi. In totale ne devo avere 6 motivi, in questo modo avrò poi lo stesso numero di punti che avevo avviato all'inizio, ovvero 22. Solo durante questo passaggio c'è questo passaggio eccezionale. Vado a fare l'ultimo motivo di 3 punti alti nell'ultimo spazio. E poi chiudo la riga con gli ultimi 2 punti nell'ultimo punto. Ora sì che non solo avrò 6 motivi proprio come all'inizio, ma durante le righe successive posso andare a definire e quindi posso andare a ripetere le 4 righe a punto basso normale per un totale sempre di 22 punti. Questa è la prima riga a punto basso, continuerò così per altre 3 righe per un totale di 4 e il pannello sarà quasi completato. Bene, ho terminato le 4 righe a punto basso anche da quest'altra parte. Il pannello del corpo borsa è così completo. Questo sarà il risultato da ottenere. Dimensioni finali in altezza 57 cm. Adesso diamo forma alla nostra borsa. Vado a realizzare un altro punto basso nello stesso punto. Dopodiché salto 2 righe, 1, 2 e vado nella terza riga che coincide con la riga dei gruppi di punti alti. Entro, prendo il cordoncino e chiudo. Salto 1, 2 righe e vado direttamente nella terza riga. Entro, prendo il cordoncino e chiudo a punto basso. Salto la riga successiva e la seconda e vado nella terza. È molto semplice.
cordoncino e chiudo a punto basso. Ripetiamo: prima riga, seconda riga, terza riga, entro, prendo il cordoncino e chiudo. E continuo in questo modo fino a terminare tutta la lunghezza del mio pannello. 1, 2, terza riga. 1, 2, terza riga. 1, 2, terza riga. E ora vado a fare l'ultimissimo punto. Quindi salto 1, 2 e vado direttamente nel punto basso, proprio come ho fatto all'inizio. Ok, faccio una catenella e questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Per adesso non ha alcun senso, ma poi vedrete che tutto si sistemerà. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare delle righe di andata e di ritorno a punto basso su questa zona. E vado a lavorare un punto in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 13, 14, quindicesimo punto basso. Catenella, giro il mio lavoro e procedo lavorando sempre questi 15 punti. Quindi questa è la terza riga insieme a voi. Vediamo fino a quanto spingermi e poi ci rivediamo. In totale ho fatto 5 righe a punto basso, possiamo staccare il cordoncino, catenella e stacco. Lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui lo facciamo dall'altra parte, quindi giriamo il nostro lavoro, entro nel primissimo punto basso, nonché in questo caso nelle catenelle che avevo avviato all'inizio. Prendo il cordoncino e intanto blocco con un cappio, entro sempre nello stesso punto e faccio un punto basso. Poi questi fili in eccesso li andiamo a nascondere in un secondo momento, intanto andiamo a lavorare. Proprio come abbiamo fatto prima, salto 1, 2 righe e vado nella terza riga che coincide con i punti alti e chiudo a punto basso. Anche qui insomma ci ritroveremo 15 punti. Salto 1, 2 e vado direttamente nella terza riga. Tiro bene i fili e chiudo. E di nuovo salto 1, 2 righe, vado nella terza riga, andiamo a formare le pieghe anche sull'altra parte. Ok, già è un passaggio che vi ho mostrato poco fa, dobbiamo fare esattamente lo stesso lavoro fino a concludere il lungo lato. Poi facciamo altre 4 righe oltre a questa per un totale di 5 e ci ritroveremo lo stesso lavoro. Terminate le altre 5 righe anche sulla parte opposta, questo sarà il risultato parziale. Adesso andremo a realizzare il primo manico proprio da qui senza mai staccare il cordoncino. 3, 4, 5, 6, 7. In totale ho fatto 45 catenelle che corrispondono a 47 centimetri. Metto le catenelle sul dritto ovviamente e mi aggancio al primo punto basso dall'altra parte. Ecco qui, quindi questo è il risultato. Faccio un punto basso. Ora da qui continuo lavorando un punto basso nelle prossime righe che mi ritrovo. Quindi passo alla riga successiva, secondo punto basso, terzo punto basso, poi ho l'ultimo punto basso, quindi quarto, e praticamente mi riporto sui punti che ho su un laterale e continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante.
finché non mi riporto ovviamente dalla parte opposta, dove da qui partiranno le altre catenelle e ripeto lo stesso lavoro. Quindi vado a lavorare sempre i soliti 4 punti, 2, 3, 4, vado sul primo punto, il primo punto basso della parte davanti, faccio un punto basso e da qui faccio partire 45 catenelle, 4, 5, 6, 7, 44, 45esima catenella. Le metto ovviamente sul dritto e mi aggancio al primo punto della parte sempre davanti. Ok, quindi proseguo, vado a lavorare un punto in ciascuna riga, 1, 2, 3 e poi mi sposto sull'altro laterale finché praticamente non ho chiuso il giro, ma come notate sto lavorando i punti bassi sul rovescio, quindi vorrei riportarmi sulla parte davanti in modo da lavorare i punti bassi sul dritto, ecco, e non sul rovescio, perché come notate un po' si nota. Ma adesso lo facciamo, intanto finisco il giro. Dunque ho lavorato i punti bassi sulle righe a punto basso. Adesso cosa faccio? Vado a chiudere a punto bassissimo in una maglia qualsiasi, non è un punto, però devo chiudermi perché mi voglio riportare sul dritto. Quindi chiudo a punto bassissimo, faccio una catenella, giro il lavoro e sono sulla parte frontale della mia borsa. A questo punto sui due lati andrò a lavorare dei punti bassissimi in costa dietro, mentre quando mi ritrovo sulle catenelle del manico lì andrò a lavorare dei punti bassi. Ok, lavoro l'ultimo punto bassissimo prima di arrivare alle catenelle. Qui cambio anche il numero di uncinetto perché i punti sono un pochino stretti, quindi dal 5 passo al 4,5 e vado a lavorare nella maglia dietro rispetto alla catenella stessa. Lì vado a fare, come vi dicevo prima, un punto basso in ciascun punto per un totale praticamente di 45 punti. Vado a lavorare l'ultima catenella, ok. Quindi 45esimo punto basso e procedo in costa dietro a punto bassissimo, proprio come ho fatto dall'altra parte. Molto semplice. Infatti io a questo punto direi di continuare anche da soli perché il procedimento è lo stesso. Quindi continuo punto bassissimo in costa dietro, appena arrivo dalla parte opposta vado a lavorare sulle 45 catenelle un punto basso, poi ovviamente mi riporto sul primissimo giro a punto bassissimo, continuo sempre a punto bassissimo in costa. Quando arrivo ai punti bassi del primo manico lavoro un punto basso in ciascun punto e continuo così in giro finché non sono soddisfatta, finché non allargo un po' il mio manico. Ora mi è rimasto poco cordoncino in questa variante, vorrei terminarla con questa variante, quindi finché arrivo, non appena mi finisce il cordoncino smetto anch'io di fare questi giri, ecco. Ok, ho terminato la borsa, ho fatto in totale 4 giri, quindi faccio l'ultimo punto basso sul manico, qui inizia il giro, stacco un po' di cordoncino e vado a fare un'asola invisibile. Allora mi inserisco da dietro, faccio passare il cordoncino, mi inserisco al centro dell'ultimo punto e voilà, non abbiamo alcun scalino ovviamente, perfetto. Ovviamente l'eccesso lo andiamo a nascondere e questo qui sarà il risultato. La bag non è per niente piccola, anzi sembra
una fat bottom a secchiello, guardate che è carina. L'ho imbottita appunto per farvi vedere l'effettiva capienza, è molto molto grande. Volendo potreste metterci anche un bottone magnetico all'interno per andarla a chiudere. Allora abbiamo una larghezza da 30 cm, un'altezza da 25 e guardate che bellissima profondità. Ve l'ho detto, una fat bottom a secchiello, 22 per su per giù, sì 22, siamo lì, molto molto carina. Ovviamente già l'avete vista indossata ed è spettacolare. Poi questo gioco di colori è qualcosa davvero di unico. Giocate anche voi con i colori, anche con colorazioni neutre, perché no, e vedrete che il risultato sarà davvero spettacolare. Amiche ed amici, rieccoci qui. Io spero che la mia proposta di oggi vi sia piaciuta, spero che proviate a replicarla con tutti gli avanzi di cordoncino che avete a disposizione. Non vedo l'ora di vedere le vostre borse. Mi raccomando, lascia un like se il progetto e questo video ti sono piaciuti, continua a seguirmi per non perderti altri tutorial, altri progetti super estivi e seguimi anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video tutorial. Un bacino a tutti!